Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questa sciarpa con una tecnica particolare. Praticamente ho lavorato delle strisce che coprono tutta la lunghezza della sciarpa, unite insieme con delle catenelle e è venuto fuori questo effetto così disordinato che a me piace tantissimo, morbido, che dà questo senso di calore avvolgente tra il filato, che è un filato irregolare, quindi va dal sottile a più spesso ed è peloso e ha queste sfumature di colori così calde. L'effetto che ho ottenuto mi piace davvero tantissimo. Adesso vi lascio all'occorrente e alla spiegazione del progetto. Per questo progetto andrò ad usare questo filato che ho comprato in un negozio Kik. È un filato un po' peloso, irregolare, sulle sfumature del bordeaux, marrone, verdone, un colore scuro tipicamente invernale, e andrò a lavorarlo con uncinetto numero 7. Dopodiché ci servirà una forbice, un metro da sarta e un ago da lana. Iniziamo con il progetto. Andiamo a iniziare la nostra prima striscia facendo un anello magico. Entriamo nell'anello, facciamo 3 catenelle, dopodiché prendo il filo e rientro nell'anello, faccio un punto alto, tiro il mio anello, salgo con 5 catenelle, prendo il filo, giro il lavoro, entro nell'anellino che abbiamo formato e faccio 7 punti alti. Salgo con 5 catenelle, prendo il filo, entro nel secondo punto utile, quindi questo è già stato lavorato dalle 5 catenelle. Questo è un punto libero, entro in quello successivo. Entro però nella costina dietro del punto, quindi non vado a prendere tutto il punto così, ma lo guardo dall'alto, in questa maniera, entro nella costina dietro e faccio 2 punti alti nello stesso punto di base. Entro nel punto successivo sempre nella costina dietro, li lavoreremo tutti in costa, e faccio 3 punti alti nello stesso punto di base. Dopodiché entro nel punto successivo sempre in costa, nella costa dietro del punto, lavoro 2 punti alti. Abbiamo ottenuto i nostri 7 punti alti come all'inizio. Praticamente il lavoro da fare è tutto questo: 5 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel secondo punto utile in costa, lavoro 2 punti alti, dopodiché entro in quello successivo, ne lavoro 3, entro in quello dopo, ne lavoro 2 e abbiamo ottenuto i nostri 7 punti alti. Sempre in costa, 5 catenelle, entro nel terzo punto utile, nella costa dietro, 2 punti alti, entro nel punto centrale, entro nel punto successivo, 3 punti alti, entro nel punto dopo, sempre in costa dietro, 2 punti alti. Abbiamo rifatto il nostro gruppo di 7. 5 catenelle, prendo il filo,
entro nel terzo punto utile. Praticamente andiamo a lavorare soltanto nel gruppo di 3 punti alti, quello centrale. Quindi entro nella costa dietro, 2 punti alti, entro nel punto successivo sempre in costa, 3 punti alti, ed entro in quello dopo 2 punti alti. E questo è l'effetto, che adesso qui è scuro, si vede poco, praticamente è un effetto zig zag se vogliamo, però con questo mezzo scalino. A me piace tantissimo. E andremo a fare delle strisce lunghe almeno 160 cm, dai 160 ai 180, bisogna vedere cosa volete ottenere, una sciarpa o una stola. Dopodiché vedremo come andare ad unirle. Ho lavorato per 75 moduli ed ho ottenuto una striscia lunga 1,70 m. Ne ho fatta poi un'altra, quindi adesso sono a quota 2 e vediamo come unirle. Quindi riprendo il mio filo, ne prendo una dalla parte dell'inizio e l'altra dalla parte della fine. Se vi ricordate, abbiamo iniziato con anello magico, 3 catenelle e punto alto, e qui siamo andati a inserire i 7 punti alti. E questo è l'inizio. L'altro, dove ha solo punti alti, così è la fine. Quindi ne prendo uno dall'inizio, uno dalla fine, entro nell'archetto formato dalle 5 catenelle e faccio un punto bassissimo. Ovviamente il diritto al rovescio delle strisce lo decidete voi, perché avrete comunque sempre in tutte le strisce una riga dal diritto e una riga dal rovescio. Faccio 3 catenelle, vado a prendere l'altra striscia, entro nell'archetto formato dalle 5 catenelle e faccio un punto bassissimo. Faccio 3 catenelle, mi sposto davanti nell'archetto subito fruibile di 5 catenelle, entro e faccio un punto bassissimo, aggiungo 3 catenelle e adesso mi sposto dietro nel primo archetto libero, tenendo ben dritto il lavoro perché tende ad attorcigliarsi e se si attorciglia poi dovrete disfare se ve ne accorgete troppo tardi. Sono entrata nell'archetto, ho fatto il punto bassissimo, 3 catenelle, vado a cercare l'archetto successivo della striscia davanti, punto bassissimo, 3 catenelle, entro nell'archetto successivo della striscia dietro, punto bassissimo, 3 catenelle, passo davanti, trovo l'archetto, entro, punto bassissimo, 3 catenelle, passo dietro, archetto, punto bassissimo, e vado avanti ad unire le 2 strisce in questa maniera. In questo modo otteniamo veramente questo bellissimo punto rete con questo zig zag che a me piace tantissimo. Ci vediamo quando ho finito di unire le 2 strisce. Ho agganciato anche l'ultimo archetto, ora non mi resta altro da fare che fare una catenella di sicurezza, tagliare il filo. Il lavoro da fare è praticamente tutto questo, è solo questo. Per completare sciarpa, stola, quello che volete fare, andrete a fare tante strisce quante avete deciso di farne. Quindi andremo avanti a fare un'ulteriore striscia, la riagganceremo qui, quindi adesso andremo a fare strisce ad aggiungere alla sciarpa. Ci vediamo quando sono arrivata alla larghezza che mi serve. Ed ecco che ho finito la mia sciarpa
Come potete vedere di strisce ne ho unite 4 per un'altezza totale di circa 30 centimetri. Ovviamente con questa tecnica potete fare anche delle stole, usando del cotone magari più sottile potete fare anche dei runner, potete fare tantissime altre cose. E adesso andiamo a vedere la sciarpa sul manichino. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.